Ciao, bentornati e bentornati sul mio canale. Oggi ci ritroviamo dopo tanto tempo ed è la prima volta che finalmente facciamo un video all'interno dell'Art Lab di Creative Bane qui a Morciano di Romagna. Quindi questo video mi vedrà particolarmente felice per due motivi. Primo, per la location, finalmente vi posso far vedere una parte dell'Art Lab, e poi perché abbiamo finito di dipingere e di fare tutto l'impianto luci di questo che è un progetto che è stato, scusate, un progetto bellissimo, durato quasi 2 mesi. Innanzitutto vorrei ringraziare Alessio perché è stata veramente una sfida e mi ha commissionato un lavoro molto importante. Questo è un lavoro sicuramente il cui valore economico è molto importante, e anche le misure, parliamo di 85 cm per 72 cm, ma Alessio l'ha voluto fortemente, benché noi non l'avessimo mai fatto. È un lavoro che nessuno mi aveva chiesto prima. Ho chiaramente voluto e preteso l'aiuto del mio 3D artist Simone Failla, che ringrazio tantissimo, sia per la sua immensa bravura, sia perché ha veramente colto, secondo me, l'essenza di Hogwarts. E, diciamo, i file che si trovano in giro possono essere anche carini, ma non hanno tutta la texture e, diciamo, anche le fattezze che io volevo invece dare a questo Hogwarts, a ricordare appunto il castello. Quindi spero che dal video si possa vedere tutta la texture che abbiamo voluto imprimere proprio ad ogni pezzo, quindi sia per ciò che concerne tutte le mura, quindi con i mattoncini, sia per tutti i tetti bellissimi di Hogwarts. Avrete notato, avrete notato che la pittura richiama un po' quella del bellissimo pezzo, mi sembra della Nobel Collection, che l'ha fatto molto più piccolo, mi sembra sui 30 cm, ma quella è stata una pittura che mi ha completamente rapita. E così, quando con Alessio abbiamo progettato questo appunto Hogwarts, quindi il suo Hogwarts, abbiamo poi convenuto che questa fosse la pittura da seguire, cioè gli esempi da seguire. Io ho poi aerografato e dipinto tutto a mano, aggiornando sempre Alessio, così come faccio sempre con i miei clienti, e diciamo che il risultato finale ha reso felice sia lui, ma onestamente vi dico anche me stessa. Da fan di Harry Potter è stato un viaggio bellissimo, 2 mesi di lavoro, di cui 1 mese pieno per la sola progettazione dei file 3D che voi vedete, quindi tutto quello che concerne il castello. Abbiamo fatto anche delle bozze per ciò che concerne invece il landscape che voi vedete qui, ma che invece ho poi stuccato tutto a mano, cercando di anche lì di rendere una texture quanto più veritiera possibile e quanto più lontana possibile, diciamo, dal file 3D, cioè da quella che poteva essere la resa in plastica del file 3D. Chiaramente il tutto si è esaltato, indubbiamente, diciamocelo, grazie alla resina. Io uso la Resin Pro, la loro resina trasparente, una resina pazzesca, ci sono 6 mani di resina, proprio per cercare di dare delle sfumature che potessero coinvolgere l'occhio di Alessio subito, così al primo colpo, ma anche riguardandola si possono scoprire altre sfumature e delle zone più profonde. Questa è una cosa che io amo fare nei miei diorami, dove, diciamo, è presente l'acqua, e quindi quello che voi vedete è frutto anche di tanti giorni di resina, sia colatura di resina sia pittura. Come vi dicevo, è stato un qualcosa per me di clamoroso, cioè da dioramista e da amante di Harry Potter, diciamo che un po' come anche per Hogsmeade, sono due cose che si vedono meno, diciamo, rispetto ad altri soggetti da parte di noi dioramisti, perché sinceramente sono cose estremamente complesse, ma io sono felicissima, sarei pronta a rifarlo. Queste dimensioni sicuramente gli rendono giustizia, ma capisco che non tutti a casa poi possono avere queste dimensioni. Comunque io rimango a disposizione per qualsiasi vostra curiosità e spero veramente che il video vi possa aver in qualche modo catturato e portato insieme a me e insieme a Simone, che ringrazio di nuovo, in questo viaggio che è stato veramente stupendo per noi. Quindi con questo diorama che porterò in Sicilia lo consegnerò a mano ad Alessio e sarà per me anche l'inizio delle nostre ferie. Torneremo carichissime a fine agosto, perché sempre per gli amanti di Harry Potter finalmente 2 diorami, la Tana,
che non ha bisogno di presentazioni, e anche la capanna di Hagrid. Quindi vi aspetto di nuovo con me e se vi va venite dal 27 agosto in poi a trovarmi qui a Morciano di Romagna, provincia di Rimini, 10 minuti dal casello di Cattolica, anche 8 minuti se non c'è traffico. Quindi vi aspetto a braccia veramente aperte e vi auguro a tutti, a chi può, buone vacanze. Ciao!